Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi vi porto il signorino qui, eccolo qua, Realme Watch 5, guardate come è fatto, assomiglia tantissimo, sì, all'Apple Watch Ultra, è praticamente molto simile, ma non credo che voglia essere simile o far concorrenza di sicuro a Apple Watch Ultra, che è un altro livello. Però qui apro e chiudo parentesi, io mi chiedo, di sicuro una persona che va a acquistare questo prodotto qua, che costa 69,90 €, poi ci sono delle promozioni, può arrivare fino a 54 €, 52, 51 €, pretenderà mai di avere lo stesso prodotto che è Apple Watch. Quindi, a volte vedo dei commenti che sono veramente irreali e mi chiedo, boh, non capisco queste persone perché commentano così. Comunque vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole, in teoria. Però dico, se spendo 60 € non posso pretendere di avere un prodotto che oggi costa 1000 € e quindi l'estetica sì, è molto simile. Il display è un display AMOLED bellissimo. Ma allora se andiamo a vedere le cose migliori, qui abbiamo una batteria che fa paura. Io l'ho ricaricata esattamente una settimana fa, come quest'ora qua, l'ho messa al 100% e la batteria adesso è ancora al 68%. Dopo una settimana ho una batteria che è veramente una cosa impressionante e credetemi che io ogni giorno l'ho utilizzato per farmi una camminata 20 minuti, 25 con il GPS, che tanti dicevano che non aveva il GPS, invece il GPS ce l'ha e funziona anche molto bene, perché dopo andiamo a vedere un confronto quello con l'Apple Watch, ok? Ieri ho fatto la stessa camminata e andiamo a vedere che differenza c'è. È veramente minima. Quindi un prodotto del genere con un display da 600 nits, non è 3000 nits che poi andiamo a vedere e non si vede niente. Non ha la regolazione automatica della luminosità, quello no, bisogna impostarla, adesso è impostata al minimo, io tiro giù la tendina qua, faccio così, vado qua e metto la luminosità al massimo, così al massimo, sono 600 nits, fa una luce, è un faro in confronto, quindi anche lì le misure dei nits, boh, se questo fa 600 nits e questo qua me ne fa 3000, la differenza non è 5 volte la differenza, di sicuro non è 5 volte di luminosità, questo l'ho usato anche al sole, è un display AMOLED da paura, però vado a vedere. Allora, voglio fare un'altra premessa, richiudo la parentesi, voglio fare una premessa. Questo prodotto qua non me l'ha regalato nessuno, non me l'ha dato nessuno, non è che Realme mi ha detto Lorenzo prova l'orologio, no, me lo sono acquistato io, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, è un prodotto che va dai 50 € in offerta ai 69 € quando non è in offerta, ed è un orologio per chi? Perché è questa la questione, cioè il prodotto va preso in base a uno le esigenze che ha. Di sicuro, se so che devo andare in montagna a farmi una camminata sulla neve, non vado a prendermi un paio di scarpe da festa, cioè un paio di scarpe con la suola in cuoio. Andrò a prendermi un paio di scarponcini impermeabili, eccetera, eccetera, eccetera. Al contrario, se devo andare a un matrimonio di un mio amico, posso andare con gli scarponcini da neve o da trekking tranquillamente, mi guarderanno un po' male, però di solito mi prendo un paio di scarpe eleganti per andare al matrimonio. Se devo andare a correre a piedi, non vado con un paio di scarpe fatte in pelle, andrò con un paio di scarpe tecniche per andare a camminare o correre. Adesso ho fatto questa piccola parentesi perché se io vado a prendere un prodotto così non posso pretendere di avere tot, oppure se vado a prendere l'Apple Watch Ultra che è simile esteticamente e dire ah ma non va questo, perché se io guardo questo qua sono sicuro che la batteria mi dura 20 giorni usandolo, l'Apple Watch Ultra se uso 2 giorni è già tanto. L'Apple Watch, questo qui, io l'ho ricaricato ieri, ok? E l'ho ricaricato adesso, ero già arrivato al 20%. Oggi siamo andati un po' in piscina, corri di qua, corri di là, era già finita la batteria. Cioè, se vado a fare una passeggiata in montagna con questo qua, penso che posso farmi una settimana di vacanza. Con questo non so se arriva a sera. Quindi c'è sempre da dire perché prendo il mio orologio, lo prendo perché mi piace. Lo prendo perché so che ha tanta batteria, so che non è precisissimo, che dopo le differenze sono veramente minime, o cose del genere. Non è smart perché con qua mi arriva WhatsApp ma non posso rispondere.
sull'Apple Watch sì, sui Samsung sì, su altri prodotti posso, su questo no, però so che ho speso tot soldi. Che ne so, dopo non ha la funzione dell'email, di rispondere all'email, non ha la funzione, però tutto quello che serve per uno smartwatch, questo ce l'ha, ed è uno smartwatch che credetemi che ha una precisione molto alta per il prezzo che ha. La portiamo sempre tutto al prezzo. Ha una batteria che dura tantissimo, ha un display che secondo me è bellissimo, e adesso andiamo anche a cliccare, magari a cambiare il display. Guardate qua, display ce ne sono tantissimi, poi dopo potete anche scaricarli. Forse quello più usato, più simile all'Apple è questo, ok? Però se lo confronto, cioè, il valore suo effettivo non è 30 volte meno di un Apple Watch. Ecco qua, questo è quello più utilizzato penso in giro. Quindi con questo cosa voglio dirvi, signori? Acquistate il prodotto in base a quello che vi serve e cioè, non guardate tante altre cose, perché questo qua è un orologio per tutte quelle persone che vogliono uno smartwatch, che vogliono che gli arrivi la notifica di WhatsApp, voglio che ne arrivino l'email, voglio che mi arrivi qualsiasi cosa. Lui me lo riporta come secondo display. Ha la misurazione dell'ossigenazione buona, sì. I battiti cardiaci, secondo me, io l'ho confrontato con questo, col Huawei che avevo prima, e con questi qua c'è pochissima differenza, veramente. Che poi qual è quello giusto? Non lo sappiamo neanche noi. Dico, è più giusto il Huawei e l'Apple Watch perché costano di più, ma non dire che questo è sbagliato. Può essere che sia più giusto questo. L'altro giorno ho usato il misuratore di pressione, aveva gli stessi battiti che aveva questo. Quindi secondo me le differenze sono diventate veramente minime per quanto riguarda sensori, per quanto riguarda la qualità del prodotto, per quanto riguarda in più sì, materiali, bisogna vedere che magari uno è fatto in alluminio, l'altro in acciaio, l'altro è fatto col display, scusate, con il vetro in zaffiro. Quelle sono le differenze, ma per quanto riguarda sensoristica e cose del genere non c'è così tanto. Poi che l'Apple Watch insieme a un iPhone sia diciamo, possiamo mettere tutti assieme ed è perfetto, quello sì, però se guardo che mi deve durare la batteria, questi qua no, poco da dire, cioè non mi fa una giornata intera a fare una camminata di 10 ore, non me lo fa di sicuro, forse magari non ce la facciamo neanche noi. Bene, quindi allora vi dirò i pregi e i difetti. Vi dico prima i difetti perché se no mi scappano. Il difetto più grande è che io non sono riuscito all'NFC, ma non sono riuscito ad associare una tessera. Quello non sono riuscito. Altro difetto grande, secondo me, e magari spendendo 10 euro in più potrebbero farglielo, è quello del rilevamento della luminosità. Nel senso che il display io l'ho imposto al 20% e lui mi sta sempre al 20%, 20, 40, 60, 80, 100, 5 posizioni ha. Un po' poche, cioè nel senso che di notte il 20% fa tanta luce, fa veramente tanta luce. Bisogna trovare un sistema da abbassarlo, fargli una riduzione automatica della luminosità. Altro difetto che ho riscontrato è che non so se dipende dall'app, se dipende dal telefono, lo trovo sempre dissociato, cioè ogni volta bisogna andare dentro sull'applicazione e aspettare che si associ, e allora lì dura 4-5 orette, poi si dissocia, poi si riassocia e avanti così. Non so se anche voi avete trovato questo difetto. Danilo, che l'ha provato per un mese, mio cognato che ha fatto il confronto con il Huawei, non me l'aveva mai detta sta roba qua, non so se appunto sia il mio smartphone oppure se è proprio un difetto suo che ogni tanto si dissocia. Poi per il resto audio buono, chiamate si sente benissimo, tutto il resto del display, tantissimi display da scaricare, tutte quelle cose là. Quindi adesso io vorrei farvi vedere un attimino, se riesco, adesso cambierò posizione dell'inquadratura e farvi vedere la camminata che ho fatto ieri sera per mettere anche in confronto i due orologi. Bene, eccoci qua. Quindi adesso siamo questo smartphone qua con Android con il Realme Watch 5, l'Apple Watch serie 9 con il suo iPhone 16 e andiamo a vedere un attimo la mappa. Eccola qua. Allora, la mappa è praticamente identica. Se noi adesso andiamo a vederlo, è praticamente
anche qua abbiamo fatto l'angolino, qua abbiamo fatto l'angolino, qua abbiamo fatto l'angolino, è praticamente perfetta, cioè nel senso che non vedo queste grandi differenze. Dopo, qua vedete che Realme è partito dopo perché ho schizzato io proprio dopo, quindi alla fine della fiera andiamo a fare un piccolo riassunto di quello che c'è stato. Allora abbiamo 12 minuti e 12 contro i 12 minuti e 23, ma perché ho sbagliato io, che cioè, non riesco a schiacciarli tutti e due i tasti insieme. Comunque ritmo medio siamo lì, le calorie 51 contro 63, qua c'è tanta differenza. FC media 106 battiti per minuto, qua invece abbiamo 115. Da vedere una cosa però, guardate la frequenza cardiaca qua del Realme, come è venuto fuori. Adesso vediamo di qua, ad esempio la frequenza cardiaca sull'Apple non è così precisa, vedete? Mentre qua è proprio lineare, quindi punto di domanda. Fare un bel punto di domanda. Poi per quanto riguarda, guardate come viene fuori tutto quanto la scheda, riscaldamento, bruciagrassi, eccetera, eccetera, eccetera. I chilometri, logicamente essendo partito dopo, forse sono un po' diversi, velocità media 5,95, ritmo medio qui è diverso, dislivello 1 metro, qua mi mettono più dati, andatura media 79 cm, cadenza media 125 passi, passi 1530, e qui i passi non me li mette sull'Apple. Ok, quindi dettagli allenamento, questi qua sono dislivello 1 metro, media battiti, media ritmo, ok, non me li mette, quindi dislivello, ok. Quindi con questo cosa voglio dirvi? Questo prodotto qua veniva nuovo 400 e passa euro, questo ne viene 69, ok? Giusto per dirvi il confronto. Il display è più grande, dopo se andiamo a vedere il menu comunque è molto simile, ma quello l'avevo già notato anche su altri marchi. Andiamo a vedere il menu qua, schiaccio qua, sempre fatto così, iconcine, che questo qua è stato copiato un po', e via. E anche come simboli siamo molto simili, se guardiamo il cronometro, NFC, walkie talkie, anche lui, tutte queste cose qua. Ma cioè, torno a ripetere, secondo me è un ottimo prodotto, guardate che display che ha, in base sempre al prezzo, confrontiamo sempre col prezzo. L'app, può essere che a qualcuno succeda, e qua credo sia successo a qualcuno, io non avevo in chilometri, avevo in miglia, perché di base parte così. Se volete andare a modificarlo, se vi succede questa cosa qui, dove si va? Si va su Io, che si apre questa pagina qua dell'app, ok? Impostazioni, vado su impostazioni unità e qua potete mettere tutte le unità, centimetri, chilogrammi e gradi Celsius, quindi ce l'avete qua. Anche qua l'app è fatta bene, preferisco meglio queste qua di Android che se non delle Apple, che bisogna andare, la salute salute c'è una cosa, fitness c'è un'altra ancora, il dispositivo Apple Watch un'altra ancora, cioè ci sono 3 app, qua invece è tutto dentro come quasi tutte quelle di Android che ho visto fino adesso. Poi aggiornamenti, esperienza virtuale, eccetera, scene, possiamo fare le scene se mi allontano da casa, accendi le luci, eccetera, 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 e quelle cose. Pagina iniziale, questa abbiamo il Realme Watch, guardate, 67% di batteria, tempo di allenamento 9 minuti, tempo di sonno 15 minuti, anche il sonno lo monitora benissimo, tanto di, secondo me fa veramente un bel lavori. Qui purtroppo, sì, guardate la notte, secondo me monitorato bene, punteggio 90 punti, sonno profondo, sonno leggero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, in conclusione cosa voglio dirvi? Signori, se vi serve uno smartwatch da non spendere una follia e che faccia tutto quello che serve e che abbia tanta batteria, andate tranquilli su questo. I difetti sono quelli che vi ho detto prima, la luminosità che non è automatica, l'NFC che non sono riuscito a configurarlo sinceramente, e poi che non è completo come è completo un Apple Watch o un Samsung Gear, quello no di sicuro, ma però sono anche sono delle bestie energivore che
non può essere che la batteria duri un giorno, giusto, così era il stesso problema che avevo su Samsung con il suo sistema operativo. Per me questo vale la pena, per il 90% delle persone può valere tranquillamente. Se poi siete degli sportivi, andate sugli Sportwatch, non andate di sicuro sugli Smartwatch, quindi andate su Garmin, andate su Suunto, andate su Polar e altre marche che ci sono. Signori, se il video vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!